morning, everyone. Buongiorno a tutti. Mi dispiace, ma non parlo italiano. So I will continue in English, but I'm sure that with the simultaneous translation it will be fine for everyone. My name is Cristina Calderon, I'm the director Chiamo of Cristina the Calderon, technical sono direttrice del of Dipartimento Bioenergy Europe, Tecnico the European Biomass Association. dell'Associazione So my Europea presentation sulla today Biomassa. is completely La mia different of presentazione what we were quindi oggi listening sarà yesterday completamente about the diversa rispetto a design, the quello che avete sentito innovation and so ieri on. sul It's more design e focused on l'innovazione. data to Mi know concentrerò how sui our dati. sector Voi is sapete growing bene in che il nostro Europe and settore sta how crescendo much molto in we Europa represent in terms of e energy in Europe. sapete So I che will give you an la sua overview of the quota bioenergy del consumo sector in energetico Europe. sta crescendo notevolmente in Europa, quindi è di questo che Before parlerò going oggi. the slides, yes. So before going into the Ma prima data, the statistics and di so darvi on, just dati a e brief statistiche, introduction of who is Bioenergy vi Europe. spiegherò So we brevemente are the chi siamo. organization Siamo representing the un'organizzazione industry che rappresenta il of settore bioenergy at della European level. bioenergia a You had livello yesterday europeo. a really nice Ieri presentation avete from Marino ascoltato una Berton bellissima from the Italian presentazione di Biomass Marino Association. Berton So we dell'Associazione do the della similar Biomassa business of the Italian a livello Biomass italiano Association e noi at facciamo la stessa European level. cosa a livello We are a europeo. non-profit Siamo association based un'associazione in non Brussels, profit con and sede a we have Bruxelles. about more than 90 companies that Abbiamo are oltre our 90 members and società 30 che sono national membri della nostra associations. associazione And insieme our a main 30 goal associazioni is di to categoria ensure nazionali. the Lo development of the scopo è quello bioenergy di business in garantire lo Europe. sviluppo della bioenergia in Our main Europa. activity, you can imagine, is Come potete advocacy immaginare, la at nostra European prima level and attività policy. è So I always un say that lavoro, we are the diciamo, main body di between the companies, individual intermediazione companies in tra le Europe, and aziende the main European europee e le institutions, the principali Parliament istituzioni and the europee, quindi Commission. Parlamento e And what Commissione we try is europee. to pass your E concerns quello che vogliamo and your fare è dare problems voce alle to the vostre European preoccupazioni Parliament e and the sottoporre European le vostre Commission to ensure problematiche the alle policies at istituzioni European europee level per are in garantire che le favor of politiche the growing of europee our vadano sector. a favore della crescita del nostro settore. But of course the policy should be Ovviamente, accompanied also by a lot of communication activities. per poter fare tutto questo dobbiamo Probably everyone concentrarci anche here is in sull'attività di favor of our comunicazione. business, but Immagino you will che tutti also need to voi recognize that we sosteniate are highly tutte criticized in queste Europe attività, ma because voi of the potete pollution, immaginare che because of siamo the sustainability. pesantemente We just looked at criticati the in Europa legislation, so per i problemi communication is legati key, all'inquinamento, especially alla now in these years. deforestazione e per And cui of il course the nostro impegno è communication should fondamentale in be questi anni. reinforced with Ecco data che and quindi statistics, and this is rafforziamo la more or nostra less, let's say, my comunicazione role con dati e within the statistici ed è association. questo il mio ruolo We all'interno have two networks dell'associazione. on Bioenergy Europe. One is the Abbiamo due European reti Pellet a Council livello that is europeo, dealing with pellets, and una che si another one occupa is the di pellet International e Biomass l'altra Production Council. You è might have il heard about Consiglio della... production, is another technology in bioenergy. And then we have also two E certifications abbiamo to anche ensure due the quality of the certificazioni per fuel that we garantire la use when it qualità comes to the dei volume. combustibili che noi One for utilizziamo nelle pellets and nostre one for caldaie gases. e nelle nostre stufe. So there you have the logo of Qui all vedete our il logo members. di tutti i nostri FCSEC membri. is our members, and thanks, I forgot to say at the E beginning, but thanks ovviamente a non lot l'ho for detto inviting me to all'inizio, this ma voglio presentation. ringraziare questa azienda in IBM, the particolare per Italian avermi Biomass invitato a questa Association, is also a presentazione. member of Io us. so che So anche I said l'Associazione already Italiana di before that we Biomassa have è una 90 socio della companies nostra members associazione, of come us già in all detto, the ci sono countries and 90 13 national aziende e associations. 30 This associazioni di allows settore us che to sono know the membri della nostra realities in all the associazione. countries, to Questo ci see what is permette di tenere happening un po' il all polso della around Europe situazione in tutti i in paesi terms of europei e technology, sapere in che cosa terms si of sta facendo in policy, but Europa a also in livello di terms of politica e di data, and this tecnologia, will be ma what I anche a will livello di present to you raccolta di today. dati ed è proprio questo di cui parlerò io oggi. So just a short overview of Quindi all questa è un the po' una statistics that I will carrellata di present. So tutti i first I temi che will andrò a start with toccare nella the mia presentazione, European energy system in incominciando general, because I con think it's una good to rapida compare carrellata us di with the quello che è il fossil sistema fuel, with the energetico coal, with the europeo, perché oil, to ovviamente see, noi ci okay, dobbiamo what is affrontare the con gli role altri of bioenergy in the combustibili per whole capire European energy qual è il system. ruolo della Then bioenergia I nel will focus a little sistema bit in the three energetico europeo. sectors, heat, Dopodiché mi electricity concentrerò su and tre transport. aspetti: I will calore, give elettricità some e trasporto, socio-economic poi vi darò qualche dato indicators to jobs and socio-economico turnover. riguardo And then I will talk all'occupazione a little e bit al about the turnover, supply parlerò side, poi un which po' fuels we use in dell'offerta, cioè our che tipo sector, di combustibile pellets, wood utilizziamo, pulp, etc. pallet, And eccetera. finalize with a bit of E poi view concluderò to the future, what is going to con uno happen, what sguardo is a the futuro forecast per for our vedere che cosa sector. ci aspettiamo per il nostro settore negli anni a venire. So the first slide Per cui la prima presents the diapositiva total energy consumption of energy in Europe. rappresenta il So consumo in totale total di we energia in consume Europa, 1 per cui in billion totale tons si of oil consumano 1 equivalent. milione di And it also tonnellate di equivalenti represents di which petrolio. fuels supply E this qui energy. vedete da dove You can arrivano, already quali sono see le in the fonti di green questa part energia e that vedete che in 10.5 verde il billion that we 10,5% di consume tutta in Europe l'energia is consumata in supplied with Europa biomass. arriva So proprio it's dalla really biomassa. important. Quindi è I'm sure that fondamentale, even è if una you work in the fonte di sector, energia this might be surprising fondamentale by e many of you.
immagino che anche se lavorate in questo settore questo sia un dato sorprendente per molti di voi.
Le rinnovabili rappresentano il 17% del totale. Tra tutte le fonti rinnovabili, la biomassa rappresenta il 63%. E anche questo potrebbe essere sorprendente per molti di voi, perché dai media, dai politici, dalla stampa sentiamo tanto parlare di solare, di eolico, però la bioenergia, la biomassa rappresenta la fonte di energia rinnovabile più importante in Europa. E questo vale per tutti i settori e per tutte le aree dell'Europa, quindi non solo nei paesi nordici, ma in tutti i paesi dell'Unione Europea. Ovviamente in alcuni paesi la quota è più elevata, e qui vedete effettivamente la Danimarca, ad esempio l'Estonia, la Finlandia, la Lituania, la Lettonia, la Svezia. In questi paesi la bioenergia rappresenta oltre il 20% di tutto il consumo energetico del paese. In questo diagramma vediamo l'evoluzione del consumo energetico finale in Europa. Come vedete, abbiamo migliorato molto negli ultimi anni, a partire dal 2009 in particolare. Nel 2009 la Commissione europea aveva fissato il target del 20% di energia entro il 2020 doveva essere prodotta da fonti energetiche. E qui, come vedete, abbiamo fatto molti progressi da allora, però c'è ancora tutta la parte grigia che è rappresentata dai combustibili fossili, che rappresentano ancora la quota principale. Quindi se vogliamo raggiungere quello che è l'obiettivo del 2050, quindi un'aria pulita, decarbonizzazione, eccetera, eccetera, dobbiamo ridurre tutta questa parte grigia notevolmente, e qui ovviamente le fonti rinnovabili, in particolare la bioenergia, svolgeranno un ruolo importantissimo. Ma perché dobbiamo sostituire i combustibili fossili? Perché inquinano, perché contribuono ai cambiamenti climatici, ma al di là delle problematiche puramente ambientali, è anche una questione geopolitica, quindi è una questione economica e sociale. Semplicemente questi combustibili fossili non potranno durare per sempre. Questo vi sembrerà un diagramma abbastanza complesso, però ve lo analizzo pezzo per pezzo. Nella prima parte vedete quelle barre rosse, arancioni, blu e verdi che sono riferite al consumo energetico primario, cioè l'energia che noi consumiamo utilizzando i combustibili fossili che abbiamo a disposizione. Sullo sfondo vedete le barre grigi che si riferiscono all'energia che viene consumata per singolo combustibile fossile, per cui la differenza tra la barra grigia e le barre colorate rappresenta le importazioni di combustibili in generale. Perché? Per cui la prima cosa che colpisce l'occhio è che anche se non abbiamo moltissimi combustibili fossili a disposizione in Europa, gas o carbone, ne consumiamo tantissimo. E a volte sentirete dire che il settore della biomassa viene criticato perché si importa moltissima energia, soprattutto in Europa. A Bruxelles si sentono molte critiche riguardo la quantità di pellet che importiamo dagli Stati Uniti, ad esempio. Bene, vedete che l'importazione di biomassa in realtà sono trascurabili se guardiamo l'importazione dei combustibili fossili. E quindi il totale dei combustibili fossili che importiamo, la biomassa rappresenta solo l'1%. E qui vedete la differenza appunto tra la barra grigia e la barra verde riferita alla biomassa. Questo significa che solo il 4% di tutta la biomassa che noi consumiamo in Europa viene al di fuori dell'Europa. E questo, anche perché questo dato secondo me può sorprendere molti di voi, l'Europa spende oltre 1 miliardo di euro al giorno sulle importazioni di energia. Questo significa che evidentemente dobbiamo trovare un sostituto, e quindi questo sostituto saranno le rinnovabili e la biomassa. E qui vedete effettivamente quando parliamo di energia si deve differenziare tra riscaldamento e raffreddamento, elettricità e trasporto. E da qui vedete che c'è una fetta verde in tutte queste 3 grafici a torta. Anzi, la biomassa rappresenta un ruolo in tutti e 3 i settori. L'eolico è destinato solo alla produzione di energia elettrica, solare per altri scopi, e invece le biomasse rappresentano una quota in tutti e 3 questi settori. Nel settore del riscaldamento e del raffreddamento, ovviamente, la biomassa svolge un ruolo fondamentale. Nel campo della produzione dell'energia elettrica,
Il 5% di tutta l'elettricità consumata in Europa viene prodotta con biomasse e nel settore dei trasporti i biocombustibili liquidi rappresentano circa il 6%. Come ho detto, il riscaldamento è il settore più importante non solo per noi, perché siamo qui oggi, ma in Europa in generale. Oltre la metà del consumo energetico va proprio al riscaldamento, ma quando si parla di riscaldamento ovviamente si parla di un settore molto molto ampio e qui lo vedete suddiviso in modo da capire in maggior dettaglio che cosa si intende per riscaldamento. Riscaldamento riferito al settore residenziale, quindi la biomassa che viene utilizzata nelle belle caldaie e stufe che vediamo qui questi giorni, che rappresenta la quota principale. Circa la metà del consumo del bioriscaldamento è rappresentato proprio dal settore residenziale nella maggior parte dei paesi europei, seguito poi da settori industriali, ad esempio il settore che lavora il legno, che lavora la cellulosa, che consumano ovviamente bioenergia. E questo è il secondo settore principale dal punto di vista dei consumi. Quello che vedremo però negli ultimi anni sono cambiate le cose, non è più solo l'industria della cellulosa e del legno che consuma bioenergia, ma altri settori come i cementifici, eccetera, che cominciano a utilizzare sempre più bioenergia. Il terzo settore è rappresentato dal calore derivato. Che cosa vuol dire calore derivato? Significa calore che viene prodotto in grandi impianti di cogenerazione che vengono poi distribuiti attraverso una rete ai consumatori finali. E questo è importante, certo che non vale per tutti i paesi. Per paesi come l'Italia, Spagna e Portogallo, dove abbiamo una richiesta di calore inferiore, però non abbiamo la tradizione del teleriscaldamento, mentre il teleriscaldamento è fondamentale in paesi come Svezia, Finlandia e Danimarca. L'ultimo settore è rappresentato dal settore dei servizi. Questa è la biomassa che viene consumata dagli hotel, dagli edifici pubblici, ospedali, eccetera, e che al momento rappresenta solo il 5% di tutto il consumo di bioenergia o di biocalore in Europa, ma ci aspettiamo che nei prossimi anni questa quota aumenti notevolmente. E qui vedete di nuovo la suddivisione per paese ed è bello vedere che ci sono 5 paesi che sostanzialmente sono alla guida di questa tendenza, ovvero Germania, Francia, Svezia, Italia e Finlandia, che tutti insieme rappresentano oltre il 50% del consumo del bioriscaldamento in Europa. Ovviamente tra di loro ci sono grosse differenze, per cui mentre in Francia o in Italia il settore residenziale rappresenta sostanzialmente quello che fa la parte del leone, in Germania è il settore dei servizi e in paesi come Svezia e Finlandia invece si consuma molta biomassa per il settore industriale. Ho parlato di energia, di kilotonnellate equivalente, però la bioenergia è importante per altri aspetti socio-economici. Possiamo per esempio dire che la manutenzione delle foreste sta aiutando ad evitare gli incendi che in Italia e in Spagna è un problema significativo e creiamo in questo modo anche tanti posti di lavoro. E abbiamo una forte circolazione di denaro in Europa grazie a tutto questo. Negli ultimi anni sono stati 56 milioni di euro. Con biomassa solida intendo dire biomassa da foresta, quindi proveniente dal legno, e questo rappresenta il 31,9%. La bioenergia crea posti di lavoro così come tutte le altre rinnovabili insieme ed effettivamente se confrontiamo i dati degli ultimi anni vediamo che siamo l'unica energia rinnovabile che continua a crescere in termini di numero di posti di lavoro creati e non è soltanto questo ad essere importante. Una buona parte di queste persone che lavorano nel settore della bioenergia lavorano in aree rurali e quindi stiamo aiutando a rivitalizzare le aree rurali in Europa. E ovviamente ci sono anche altri vantaggi intrinseci. Ha detto precedentemente che abbiamo una forte dipendenza dai combustibili fossili e la bioenergia viene consumata e prodotta in Europa e i posti di lavoro che creiamo e il fatturato che creiamo si muove solo in Europa, quindi evitiamo l'importazione da altri paesi del mondo. Qui un grafico per parlare
dell'altra parte del nostro business. Vi ho parlato di energia, vi ho parlato del settore dell'elettricità, dei trasporti e del riscaldamento, e probabilmente avrete già capito che lavoriamo in un settore estremamente complesso con tantissime tecnologie impiegate. Qui vediamo i boiler, ma ci sono anche grosse centrali per la generazione dell'energia, e in termini di fornitura e di materiali che utilizziamo per la produzione di questa energia la complessità è uguale. Utilizziamo l'agricoltura, le foreste, gli scarti organici, e in questo grafico vedete che la biomassa solida, quella proveniente dal legno, è sicuramente la più importante in termini percentuali, rappresenta il 70% di tutti i combustibili che utilizziamo per la produzione di energia nell'ambito delle biomasse. Questo significa che per alcuni è facile fare un rapido collegamento pensando: ok, il vostro settore sta crescendo tantissimo e quindi consumate un sacco di legno e automaticamente provocate deforestazione perché state tagliando un sacco di alberi. E questa è una cosa facile da dire, ma è assolutamente sbagliato dirlo, perché come vedete nel grafico a sinistra, la quota di legno proveniente dalle foreste che si muove nel settore del biomassa o nel settore della lavorazione del legno, e vedete nella linea, non so se ho un puntatore, scusate, no, non ce l'ho, comunque dicevo, nella linea vedete la crescita del nostro business negli ultimi anni, però vedete che in realtà la proporzione tra il verde e il giallo è praticamente invariata. Perché non è cambiata? Non è cambiata perché noi utilizziamo i residui del settore della lavorazione del legno. Quindi quando da voi viene tagliato un albero, la parte migliore, la parte più costosa, si muove verso il settore della lavorazione del legno per la cellulosa, per la costruzione di moduli, mentre tutto lo scarto si muove verso le bioenergie. Quindi non tagliamo alberi in Europa per il nostro business, utilizziamo soltanto i residui provenienti da altri settori. E sul grafico vedete la condizione delle foreste europee, che stanno abbastanza bene. Lo stock di foreste sta crescendo in Europa, e nell'ultimo decennio è cresciuto del 32%. Questo grazie al turismo, perché stiamo aumentando le foreste di 300.000 ettari ogni anno, e stiamo crescendo anche in termini di volumi. Ci sono più alberi e le foreste stanno diventando più dense e anche più produttive. Parte di tutta la biomassa proveniente dal legno che utilizziamo viene naturalmente condensata sotto forma di pellet. Utilizziamo anche altri tipi come i chips, però i pellet stanno crescendo praticamente ovunque perché sono più efficienti, hanno una maggiore facilità di trasporto e sono meno inquinanti. E qui voglio mostrarvi alcune statistiche relativamente ai pellet. La prima è la mappa mondiale dei pellet. Vedete qual è la situazione a livello mondiale del mercato dei pellet? Perché naturalmente i pellet diventano una commodity e vengono commerciati a livello internazionale, e questa mappa non deve essere considerata soltanto relativamente all'Europa, ma relativamente al mondo intero. E vedete che l'Europa però è l'attore principale sia in termini di consumi che in termini di produzione dei pellet. Noi produciamo 15 milioni di tonnellate e ne consumiamo 24 milioni. E vedete che le cifre dal 2017 sono aumentate considerevolmente rispetto al passato, e continua ad aumentare questa percentuale, sia il consumo che la produzione. Importiamo pellet soprattutto dagli Stati Uniti, Canada e appunto la parte settentrionale degli Stati Uniti d'America, ma anche dalla Russia. E poi volevo anche mostrarvi quelli che sono stati i cambiamenti degli ultimi anni, perché anche in Asia il business dei pellet sta crescendo considerevolmente. Ci sono paesi che stanno aumentando moltissimo la loro produzione, come la Malesia, il Vietnam e la Thailandia, e altri paesi che stanno consumando sempre di più i pellet, come il Giappone e la Corea. Quindi sentiremo sempre più parlare dell'Asia, perché il business dei pellet e le società che producono pellet piuttosto che forniscono pellet verranno anche dall'Asia. Questa mappa si concentra invece sulla produzione di pellet, e vedete qui che più è scuro il verde,
e più è elevata la produzione all'interno dei singoli paesi. Ma la prima cosa che possiamo vedere è che effettivamente produciamo pellet in tutti i paesi europei, quindi non abbiamo soltanto alcuni paesi, in tutti i paesi europei viene prodotto il pellet e ovviamente abbiamo paesi che hanno una forte tradizione nella produzione del pellet come la Germania e la Svezia e poi abbiamo altri paesi che stanno crescendo, sono cresciuti parecchio negli ultimi anni, non avevano produzione in passato, ma adesso stanno correndo come la Russia, la Lituania o l'Estonia, per esempio. In questi paesi viene prodotto molto pellet, ma buona parte della produzione viene esportata ad altri paesi europei. E poi vorrei anche sottolineare il caso della Francia, che è tra i primi 5 paesi europei in termini di produzione di pellet e questa cosa è successa soltanto negli ultimi 5 anni. Se parliamo invece di utilizzo di pellet, di consumo di pellet, facciamo una distinzione di utilizzo a livello industriale, nelle centrali per produrre elettricità per esempio, e quelli che vengono utilizzati per il riscaldamento. E nel settore del riscaldamento facciamo una distinzione tra l'utilizzo commerciale per gli edifici pubblici, come detto precedentemente, e per il settore domestico, quindi residenziale, l'utilizzo di pellet in case private. Come ho già detto precedentemente, consumiamo 24 milioni di tonnellate di pellet e nella mappa che vi mostrerò a breve vedremo qual è il consumo industriale e qual è invece il consumo privato. Questo a livello industriale, il consumo di pellet a livello industriale. E qui vedete che la mappa cambia considerevolmente, cioè non consumiamo pellet in tutti i paesi europei per il settore industriale, soltanto pochi paesi lo utilizzano a livello industriale, dove ci sono centrali che utilizzano i pellet per la produzione di elettricità. Il Regno Unito è il principale, avrete sentito parlare della società Drax che produce molta elettricità proveniente da pellet, è il loro combustibile principale e in effetti hanno convertito l'ultima unità dal carbone al pellet, quindi sicuramente questa percentuale continuerà ad aumentare. In Danimarca c'è un forte consumo di pellet per il settore dell'elettricità perché il governo ha deciso di eliminare completamente il carbone, quindi tutto il carbone che veniva utilizzato in passato adesso deve essere sostituito da biomassa, da pellet o da chip di legno e anche in Belgio abbiamo 2 centrali che utilizzano pellet per la produzione di elettricità, quindi anche il Belgio è un paese importante per il consumo del pellet. Questa è l'ultima mappa che vi voglio mostrare a proposito del consumo dei pellet e qui vedete che il consumo per il riscaldamento invece è presente in tutti i paesi europei, questa è una certezza. Ci sono pellet che vengono utilizzati per il riscaldamento residenziale, quando parliamo di riscaldamento diretto parliamo di impiego di meno di 50 kW e poi abbiamo anche l'utilizzo del pellet nel settore commerciale e in questo caso riscaldiamo naturalmente con distribuzione attraverso una rete, quindi parliamo di teleriscaldamento. Quindi ancora una volta vedete che i 5 paesi principali che utilizzano il pellet per il riscaldamento in Europa sono l'Italia, che è sicuramente l'attore principale. In Italia viene utilizzato il pellet principalmente per il riscaldamento nelle case, per il riscaldamento residenziale, poi la Danimarca che viene ad utilizzare il pellet come teleriscaldamento. In Francia l'utilizzo è cresciuto tantissimo negli ultimi anni perché c'è la carbon tax, quindi hanno messo una tassa sui prezzi dei combustibili fossili e questo naturalmente ha consentito al settore delle biomasse di crescere molto rapidamente negli ultimi anni. E gli ultimi paesi sono i paesi della Balcani, la Lituania, la Lettonia, eccetera, che producono tanti pellet ma li esportano principalmente. Però negli ultimi anni abbiamo visto che anche loro hanno cominciato ad utilizzare pellet all'interno del paese proprio per il riscaldamento residenziale. Ritorniamo adesso al business globale delle bioenergie. Qui vedete l'evoluzione del nostro settore nell'ultimo decennio e come vedete c'è stata una crescita continua. Il settore più importante è il settore del riscaldamento, che vedete qui in verde,
rappresenta più del 70% del nostro settore e continua a crescere ed effettivamente continuerà a crescere anche in futuro, perché abbiamo fatto delle ricerche, degli studi a Bioenergy Europe a livello europeo e abbiamo visto che il settore del riscaldamento continuerà ad essere il più importante per noi, per le biomasse, seguito da quello dell'elettricità e l'ultimo naturalmente è quello che vediamo qui in blu ed è il settore dei trasporti. Vedete qual è l'obiettivo per il 2020, l'obiettivo che è stato definito nel 2009? Questo significa che dalle ultime cifre fino ad arrivare al 2020-21 continueremo a crescere del 5% anno su anno, il che significa che secondo i nostri studi riusciremo effettivamente a crescere addirittura di più del 5% anno su anno. Stiamo già parlando a livello europeo del fatto che ci saranno obiettivi diversi per il 2030 e per il 2050. Il Parlamento europeo e la Commissione europea continueranno a concentrarsi sulle bioenergie. Però in genere quando partecipo a conferenze oppure quando tengo delle presentazioni al pubblico, la gente si chiede, ma abbiamo biomassa sufficiente per continuare a crescere? Perché naturalmente abbiamo il settore delle bioenergie, la biomassa che utilizziamo per l'energia, ma c'è anche naturalmente la bioeconomia in generale. Utilizziamo il legno anche per sviluppare bioplastiche, bioabbigliamento e quindi ci si chiede, avremo la materia prima anche in futuro? E per rispondere a questa domanda abbiamo commissionato uno studio presso Bioenergy Europe per analizzare tutte le ricerche che sono già state compiute e tutte le ricerche che vengono portate avanti dalle ONG che sono contro l'utilizzo dei combustibili fossili. Abbiamo considerato naturalmente le ricerche universitarie per capire dove stiamo e sappiamo di avere biomassa a sufficienza per il futuro, perché il potenziale per il 2050 è questo. È tra 143 e 717 milioni di petrolio equivalente e se facciamo una media tra il massimo e il minimo stimiamo di poter avere circa 400 milioni di tonnellate di olio equivalente anche nel 2050. Questo obiettivo è raggiungibile, questo significa che da ora in avanti fino al 2050 avremo comunque la possibilità di triplicare il nostro business. Quando sentite dire che non ci sarà legno a sufficienza in Europa per poter garantire biomasse per il nostro settore, questo è assolutamente sbagliato, perché addirittura da qui al 2050 saremo in grado di triplicare il consumo. E poi gli ultimi dati di cui vorrei parlarvi è che precedentemente ho detto che la biomassa da foresta è sicuramente la più importante nel nostro settore. Attualmente rappresenta il 70% del combustibile che noi utilizziamo nel settore bioenergetico, però effettivamente la situazione potrebbe cambiare entro il 2050 e noi abbiamo stimato che nel 2050 anche il settore agricolo, cioè gli agro-pellet, crescerà tantissimo e potrà diventare importante quanto quello delle biomasse provenienti dal legno. Quindi sicuramente continueremo a crescere, cosa assolutamente positiva, ma le dinamiche del settore potrebbero cambiare in modo significativo entro il 2050 e nei prossimi anni. Con questo ho terminato, questa è la mia ultima diapositiva, semplicemente per dirvi che tutti i dati statistici che vi ho mostrato oggi sono disponibili in una relazione che produciamo su base annuale che contiene tantissimi dati, tantissimi numeri, quindi invito tutti a scaricare gratuitamente questa relazione statistica da Bioenergy Europe e date un'occhiata ai numeri, perché sono certa che sarà sicuramente utile per tutte le aziende e per il settore in generale continuare a promuovere l'utilizzo delle biomasse. È importante continuare a dire che siamo la rinnovabile più significativa, che continuerà a crescere e che giocherà un ruolo sicuramente significativo nel futuro dell'energia europea. Grazie.